Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Toro, tendenze energetiche spirituali per il primo semestre del 2024. Ok. La la! Toro abbiamo gli amanti. Si lavorerà l'amore. Nel primo semestre del 2024 lavorerete l'amore verso voi stessi e verso gli altri. Può anche fare riferimento a una scelta importante che dovrete affrontare, una scelta per amore. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Ragazzi, come vi ricordo sempre, le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. L'ultima cosa, vi dico che usciranno poi anche una lettura sul primo semestre 2023 sull'amore e gli affetti e un'altra sul lavoro e sull'economia. Allora, partiamo con una regina di denari. Il carro, fante di coppe, guardate, avete un'altra volta gli amanti. Dieci di pentacoli, matto, asso di coppe, regina di spade e morte. Allora, cari amici del Toro, partiamo da una regina di pentacoli. Potrebbe fare riferimento a una madre, potrebbe fare riferimento anche a un atteggiamento. Lo andiamo a vedere dopo poi bene con i mini tarocchi. Qui, per darvi un po' un'idea generale, ho come la sensazione che il life motive del primo semestre del 2024 sarà un po' l'imparare a dare una direzione, proprio l'imparare a scegliere per voi, senza farvi condizionare dal mondo esterno. È un po' come imparare a camminare con le proprie gambe. Andiamo a vedere la regina di denari. Allora, abbiamo un 9 di coppe e un 4 di pentacoli. C'è qualche cosa che dovete elaborare, o meglio che elaborerete, per quello che riguarda la vostra zona di comfort. Cosa vi fa sentire appagati? Cosa vi fa star bene? Cosa vi crea insicurezza anche? È un po' come il cercare di capire dove vi sentite protetti e dove invece vi sentite sprotetti, o in che settori, con che persone. Andiamo a vedere il carro. La stella è un cavaliere di pentacoli al contrario.
È come se vi dicessero appunto di puntare in alto, di muovervi dalla vostra zona di comfort. È un po' come se doveste togliervi dalla staticità. Guardate, in questo mazzo, adesso poi vi dico perché, vi tiro su. La carta degli amanti rappresenta bene il significato della scelta, perché è rappresentata con un fanciullo che ha da un lato una signora con i capelli bianchi che gli mette una mano sulla spalla, che rappresenta la madre, e là dall'altro lato ha la giovane fanciulla. Quindi qui questa rappresenta la famiglia di origine, questa rappresenta la famiglia nuova, quella che si andrebbe a creare lui. Quindi è come se ci fosse una scelta tra il passato e il nuovo, tra il vecchio e il nuovo, tra il passato e il futuro. E qui con la carta del carro vedo che c'è bisogno di fare questo movimento, c'è bisogno di dare una direzione alla vostra vita, ai vostri obiettivi. Ho anche la sensazione che ci sia un condizionamento piuttosto forte per quello che riguarda il vostro intorno, che in realtà non vi fa toccare con mano quanto bravi e talentuosi siete, talentuosi, non so se si dica così, però vabbè, avete tanti talenti, ma non li vedete. Ed è un po' come dire, scelgo di rimanere nella zona di comfort vecchia, dove so che magari non mi apprezzano, però so com'è, la so gestire, oppure mi avventuro verso il nuovo, perché qui con il fante, adesso lo andiamo a vedere, con il fante di coppe c'è aria fresca. Abbiamo un 4 di coppe al contrario, torre, sacerdotessa. Queste sono tante, le andiamo a vedere. Wow, sono 3 arcani maggiori, 4, 5 arcani maggiori per spiegare. No, no, le devo tenere. Adesso vediamo di far star tutto. Ragazzi, un fante di coppe impegnativo. Allora, qui si tratta di rompere con i vecchi schemi di pensiero, iniziare a dire di sì alla vita, iniziare ad aprirsi. È un po' come se vi dicessero che dovete reimparare a guardare alla vita con gli occhi di un bambino, con l'entusiasmo di un bambino. Perché stare troppo nella zona di comfort rende statici, rende fermi, rende l'energia stagnante. E invece qui c'è bisogno di nuove avventure, c'è bisogno di esplorare, c'è bisogno di rompere con i vecchi schemi, c'è bisogno di rigenerarsi. E con la guardate, vedendo proprio le carte in questa successione, vi dico che molte persone potrebbero proprio fare un cambio radicale di vita, nel senso che potrebbero avere proprio il loro risveglio spirituale. Il risveglio spirituale succede quando ci si fa venire dubbi su tutti i settori della nostra vita e si rimescolano un pochettino le carte. Ecco perché poi c'è la rinascita. L'imperatrice mi dice che andrete verso la prosperità, l'abbondanza, nuove idee, la gestazione, la creazione di nuove realtà più in equilibrio. Dovete prima passare da questa rottura della zona di comfort. Sapete, ci sono delle situazioni dove una persona è talmente ferma, statica, stagnante nella propria situazione che non può essere che l'universo a mandarvi il momento torre, perché diversamente voi non cambierete, cioè voi, nel senso queste persone, non cambierebbero mai. Quindi l'universo manda questi momenti torre
che destrutturano o uno o più settori della vostra vita e vi danno la possibilità di dire: ma aspetta, ma forse non era quello che io volevo per me. Forse ho la possibilità di ricreare la vita che voglio, di ricominciare da capo, in modo diverso, vedendo le cose da un punto di vista più ampio, in modo più sano ed equilibrato per me. E difatti anche la carta degli amanti parla, è un 6, numero 6, e parla di un amore in equilibrio. E ecco, questa qui è la versione nuova degli amanti. Lui e lei, questa è la versione, diciamo, antica, è nei Torchi di Marsiglia questa. E rappresenta il vecchio e il nuovo. Però comunque è una carta, anche come numero proprio, è una carta e un numero di armonia, di pace, di serenità, di tranquillità, di relazioni mature, di scambi affettivi maturi, insomma. Adesso vorrei andare a vederla, gli amanti, ma non so dove mettere le carte. Ok, le metto qui. Andiamo a vederli. 8 di spade. Ed eremita al contrario. Qui c'è bisogno di farsi guidare nel modo di pensare. Allora, innanzitutto, quando vi capita di fare meditazione o di fare meditazione non è solo quella messi a gambe incrociate con le dita così, quella è la meditazione di tipo classico, però anche quando uno si mette a riflettere, a filosofeggiare, si può dire in un certo senso che sta facendo meditazione. In un certo senso, ho detto. Non mi attaccate a tutti quelli che fanno meditazione in modo serio. Ehm, Però è come una... Sì, avete bisogno di fare una sorta di pulizia, perché qui avete un 8 di spade, i pensieri sono tanto pesanti e che avete, a causa del modo di pensare, avete questa sensazione di star bene nella zona di comfort. In realtà è una situazione stagnante quella che state vivendo. Magari la vita va avanti a livello lavorativo, succedono cose, ma a livello interno è come se vi sentiste fermi, è come se magari siete anche un po', come vi posso dire, come si dice, demotivati nel fare le cose, è come foste un po' stanchi, ma è dovuto al modo di pensare. E ho anche l'idea che molte persone si tengano troppe cose dentro. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Abbiamo un re di bastoni, 6 di bastoni e asso di pentacoli. Guardate, il timore principale, diciamo quello che vi frena, per farvi capire, è il dover ricominciare. Però poi tanto avete il matto, o sì, matto e torre, dov'era la torre? Qua. O sì ricomincerete, quindi tanto vale iniziare a fare i programmi, i piani, partite avvantaggiati perlomeno, perché qui un cambio avverrà, ragazzi, una scelta, un cambio, la conclusione di un ciclo, perché qui comunque c'è un 10 e qui c'è uno 0 e qui avete anche un asso di coppe. C'è una sorta di inflessione a livello emotivo, magari per qualcuno è proprio il lascio la famiglia d'origine o lascio la famiglia che ho già costruito e vado verso nuove avventure, vado verso un nuovo amore, vado verso un maggior nutrimento del cuore. Andiamo a vedere il matto. È volata, adesso la recupero. 4 di bastoni, 10 di denari, sì, ho come la sensazione che sia o il cambio di una relazione o il distacco di un figlio dalla famiglia, magari
di origine. C'è un cambio qui, ragazzi, c'è un cambio. Un cambio, eh sì, è caduto di nuovo. È un 8 di coppe, non vuole arrivare. Ok. 8 di coppe, 10 di pentacoli e 4 di bastoni. Sì, nuovi inizi, nuove avventure, un nuovo entusiasmo. O cambiate casa o cambiate famiglia, però ho l'idea che con tutti questi arcani maggiori, avete 5 arcani maggiori su 6, è come un ritrovare l'entusiasmo. Ci deve essere un distacco. Ripeto, una caduta della zona di comfort, una caduta degli schemi di pensiero, una caduta delle certezze. Tipo, perché comunque qui ho come la sensazione che non vi diate il giusto merito ed è un po' come dire che vi state appunto autosabotando. Voi ce la potete fare, basta che rompiate gli schemi, le credenze, ma basta avere qualcuno intorno a voi che vi dica tanto da solo non ce la fai, tanto questo non sei in grado a farlo non c'è che uno perché a furia di sentire una ripetizione uno poi lo crede, ok? Quindi questa potrebbe essere una di quelle credenze limitanti che vi bloccano, tipo no, no, ma io ce la faccio da sola o da solo. Sento l'energia di un ribaltone completo. Andiamo a vedere questo asso di coppe. Cavaliere di bastoni. Mago, un altro 1, luna e 8 di bastoni. Ragazzi, qui vi dico, ho forte la sensazione che sia un nuovo amore, che possa farvi fare questo cambio di vita, questo switch mentale, che possa darvi, diciamo, un input. Se non è un nuovo amore, comunque cioè un nuovo amore in senso romantico, è un nuovo amore per se stessi e questo puntare in alto. Uscire dalla zona di comfort, puntare in alto, rompere le credenze limitanti, rompere le idee che avete inerenti a quello che per voi è importante in una famiglia o agli occhi degli altri, nella società. Andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura. Ah, scusate, non vi ho commentato queste carte. Io ho come la sensazione qui che il taglio verrà fatto. Di nuovo, morte e asso. Sono di nuovo carte che mi parlano di cambi, di rinascite, anche di innamoramento, vi dirò per qualcuno. Nuovi inizi, comunicazione. Andiamo a vedere un oracolo. E qui c'è anche un cavaliere di bastoni, tra l'altro, potrebbe anche rappresentare una persona nuova. Appunto, un nuovo amore. Carta numero 11. Ve la metto qua all'inizio della lettura perché è come sento che inizierete, diciamo, il periodo. O perlomeno, quello che dovete elaborare lo sento molto collegato con la regina di denari. È come il pulirvi la testa da certi pensieri, cioè che magari la gente vi vuole bene in base a quello che avete, o la gente ti rispetta in base a quello che hai, e invece prediligere magari altri aspetti un po' più spirituali della vita che nutrono le emozioni, perché qui, come vi dicevo, avete anche il cavaliere di pentacoli al contrario, avete 4 di pentacoli, quindi c'è una sorta di staticità, infatti anche qui parla di inattività e isolazione, isolamento. E qui avete comunque la carta dell'eremita. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me.
Vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!